La prima parte della lezione è dedicata alla differenza tra frasi affermative, negative e interrogative. Per fare degli esempi di frasi prenderemo due verbi irregolari molto usati, andare e venire. Vediamo per prima cosa come si coniugano questi verbi al presente. Andare diventa io vado, tu vai, lui, lei va, noi andiamo, voi andate, loro vanno. Mentre venire fa io vengo, tu vieni, lui, lei viene, noi veniamo, voi venite, loro vengono. Sentiamo alcuni esempi di frasi affermative e interrogative. Dopo che hai ascoltato una frase, ripetila cercando di imitare anche la melodia e il tono. Franco va a Roma tutti i giorni. Vai a scuola oggi? Gianni e Lorenzo vanno in montagna. Vieni in libreria oggi? Vengo da Torino. Venite a casa mia stasera? Come hai visto e sentito, l'unica differenza tra una frase affermativa e una interrogativa nello scritto è il punto di domanda e nel parlato è il tono. Ripeti dopo di me. Dopo andiamo a correre. Dopo andiamo a correre. Ora sentiamo esempi di frasi negative. Come prima, ripeti a voce alta le frasi e sforzati di imitare il tono e la melodia. Franco non va a Roma tutti i giorni. Non vai a scuola oggi? Gianni e Lorenzo non vanno in montagna. Non vieni in libreria oggi? Non vengo da Torino. Non venite a casa mia stasera? Per creare una frase negativa basta aggiungere non prima del verbo. Ripeti dopo di me. Frase affermativa: Marco sta bene. Frase negativa: Marco non sta bene. Frase interrogativa: Marco sta bene? E frase interrogativa negativa: Marco non sta bene. Dato che abbiamo usato i verbi andare e venire per le frasi di esempio, voglio introdurre qualcosa che svilupperai piano piano nel corso di tutte le lezioni: l'uso delle preposizioni. Le preposizioni sono fra gli elementi più difficili di una lingua e servono a collegare in modo logico l'azione del verbo alle informazioni complementari dell'azione. Prendiamo esempio alcune delle frasi di prima. Nella prima frase, chi compie l'azione di andare è Franco, lui. Franco va. Questo è il nucleo dell'azione, ma nella frase ci sono anche altri elementi, a Roma e tutti i giorni. Queste sono informazioni complementari, ovvero che danno più informazioni a proposito dell'azione che Franco compie. Franco va dove? A Roma. Così sappiamo dove Franco va. Quando? Tutti i giorni. Ora sappiamo anche quando Franco va. Andare e venire sono verbi di movimento e quindi molto probabilmente collegano il soggetto a un luogo in cui va o dal quale viene. Per cui ora prendiamo in esame gli elementi complementari che danno informazioni sul luogo dell'azione. Nelle frasi di esempio con andare teniamo quindi a Roma
è in montagna, mentre nelle frasi con venire teniamo da Torino e a casa mia. A, in e da collegano il luogo all'azione del verbo. Sono preposizioni. Ma perché il verbo andare una volta usa a e una volta usa in? Allo stesso modo, perché venire usa sia da che a? Qual è la differenza? In quanto punto di collegamento fra informazione e azione del verbo, le preposizioni servono a specificare esattamente il tipo di relazione instaurata tra questi elementi. Il verbo andare, per esempio, usa le preposizioni a, in, da e per collegare l'informazione sul luogo con l'azione, mentre il verbo venire usa le preposizioni a, da e in. Nella lezione 15 conoscerai tutte le preposizioni. Per il momento concentriamoci su queste. Nel caso di andare si usa a quando il luogo dell'informazione complementare è specifico, come ad esempio una città. Franco va a Roma. In quando il luogo è un'area geografica o un paese. Gianni e Lorenzo vanno in montagna. Vanno in Spagna. Se invece il luogo dell'azione è una persona, allora si utilizza da. Vado da Franco. Io vado. Dove? Da Franco. Per, invece, è meno comune, ma indica che il movimento si compie attraverso il luogo. Franco va per la città. Nel caso di venire, invece, si usa da per indicare il luogo di provenienza del soggetto. Io vengo da dove? Da Torino. A e in per indicare il luogo di arrivo, come per il verbo andare, a se è specifico, in se è un'area geografica. Voi venite dove? A casa mia. Vediamo meglio come usare questi verbi, perché se stai parlando con qualcuno, l'uso di questi verbi non sempre può sembrare logico ad una prima analisi. Immaginiamo che ci siano 3 luoghi diversi: casa di Simona, casa di Roberto e una pizzeria. Ma potrebbero essere anche il Brasile, l'Italia e la Germania, o New York, Roma e Parigi, per esempio. E che Simona e Roberto si trovino in 2 luoghi diversi. Se Simona parla con te che stai guardando questo schema, può dire Roberto va in pizzeria, nel caso in cui Roberto passi da casa sua alla pizzeria, per indicare il movimento di Roberto verso un luogo distante da lei che parla. E poi potrebbe dire Roberto viene a casa mia, per indicare il movimento di Roberto verso il luogo dove lei che sta parlando si trova. E quando tu, che stai guardando questo schema, vedi Roberto muoversi per tornare a casa, diresti Roberto va a casa. Se vedi Simona andare a casa di Roberto, diresti Simona va a casa di Roberto. E se li vedi muoversi verso la pizzeria insieme, puoi dire Simona e Roberto vanno in pizzeria. Ma anche se i 2 da casa loro si muovono verso la pizzeria, in ogni caso diresti Simona e Roberto vanno in pizzeria. Un osservatore esterno userà sempre andare per comunicare i loro spostamenti. Ora vediamo un'altra situazione. Simona sa già che vuole andare in pizzeria e si immagina di essere già là. E allora dice a te che guardi lo schema Roberto viene in pizzeria. Il risultato sarà che i 2 si incontrano in pizzeria. Dopo la pizza, Simona ti dice io e Roberto andiamo a casa mia. Usa andiamo perché si muovono insieme verso un luogo distante da loro e da te che ascolti. A questo punto Roberto chiama la madre e le dice io e Simona veniamo a casa, perché insieme si stanno muovendo verso il luogo dove si trova la persona con cui sta parlando. Come vedi, l'uso di andare e venire non dipende solo dalla direzione del movimento. Venire può essere usato anche per indicare uno spostamento dove ci sarà un incontro, secondo quanto abbiamo visto prima. Quando venire invece è usato con la preposizione da, come abbiamo visto prima, Franco viene da Torino, indica la provenienza della persona da un luogo. In italiano non mancano le eccezioni.
per cui per alcuni luoghi, soprattutto riferiti a posti di lavoro, anche se specifici, bisogna usare la preposizione in. Vai in ufficio, vieni in palestra, vanno in ospedale, vado in banca, eccetera. Se te lo stai chiedendo, purtroppo no. Non c'è una regola che stabilisce quali nomi di luoghi devono usare la preposizione in al posto di a. In questa lezione è stato detto molto, per cui, prima di proseguire con la prossima, prenditi del tempo per fare gli esercizi qui sotto e verificare se hai capito tutto quello di cui abbiamo parlato.